Ciao a tutti cari amici, buonasera e ben ritrovati con il nostro consueto appuntamento delle ore 22 con la canalizzazione del pensiero. Allora, come potete vedere questa sera non ho ancora preparato nulla, vado a prendere due oracoli che ci segneranno le due varianti, quindi andiamo a prenderle totalmente a caso, le estraiamo. Allora, abbiamo la carta della fedeltà e la carta dell'abbondanza. Allora, mi raccomando, scegliete a distinto, cercate di non forzare la scelta, chiudete gli occhi, rilassatevi, pensate alla persona per cui volete la canalizzazione del pensiero e andate direttamente alla carta che più vi attira. Io vi lascio qualche secondo e poi parto subito con la variante numero 1. Allora, iniziamo subito con la prima carta, cioè per coloro che hanno scelto la carta della fedeltà. Vi ricordo che se non avete fatto in tempo a scegliere potete farlo con calma, stoppando il video e prendendovi tutto il tempo che vi serve per fare la scelta opportuna. Allora, questa sera andiamo ad utilizzare gli oracoli dell'energia e dello spirito e andiamo a vedere che cosa ci racconta per la variante 1. Ne manca una. Ok. Allora, giriamo subito le carte, vediamo che cosa ci raccontano questa sera. Allora, qui abbiamo una persona che sente una fortissima connessione con voi. Per alcuni di voi potreste avere un rapporto di tipo lavorativo. Qua abbiamo due persone che vanno molto d'accordo insieme, che collaborano in modo reciproco. Abbiamo una persona che voi o questa persona avete il cuore in tempesta, proprio le emozioni si liberano e si fa fatica a gestire l'emotività, quindi piacevole naturalmente, per alcuni di voi potrebbe risultare anche, come posso dire, difficile veramente da tenere a bada, però qua abbiamo molta attrazione, molto movimento sotto il profilo emotivo. Abbiamo un uomo che vi desidera contattarvi, entrare proprio in contatto con voi anche dal punto di vista proprio animico, ma qua vedo che c'è un forte feeling, un'alchimia molto importante. Abbiamo una persona però che fa un po' fatica a lasciare andare il passato. Probabilmente per alcuni di voi potrebbe trattarsi di una persona che ha già una relazione. Oppure ricordo che essendo interattivi le energie possono scambiarsi, quindi potreste riconoscervi voi in determinate situazioni. Potrebbe essere un pensiero che questa persona ha nei vostri di confronti, perché qui abbiamo comunque la carta della fedeltà, che sì, in ambito di amicizia mi parla di una persona che è disponibile, che c'è sempre quando è il momento di aiutare, che è presente nella nostra vita, però è anche una carta che è molto importante anche in ambito affettivo sentimentale, perché proprio mi sta ad indicare una persona che è fedele ad un rapporto, e qui con la carta della difficoltà nel lasciare andare determinate situazioni potrebbe riguardarmi proprio un rapporto che questa persona ha in essere, oppure che ha proprio avuto in passato e che quindi in un certo qual modo lo sta magari bloccando, o perché non è andato benissimo, o ci sono stati dei traumi, delle difficoltà, magari una persona che non vuole più averne di rapporti. Qui naturalmente sarà diverso per ognuno di voi. Abbiamo un uomo che probabilmente è anche un po' influenzato in maniera scorretta, o ha delle persone che si intromettono nella vostra vita, che non gli lasciano spazio, che hanno sempre qualcosa da dire o da ridire su quello che fate voi o su quello che fa lui, sulle scelte, sul tipo di persona che dovrebbe avere nella sua vita. C'è qualcuno che si intromette e spesso non sono persone
diciamo, amiche, ma sono un po' malelingue. Questa persona vorrebbe probabilmente venire verso di voi o sta cambiando, sta cercando di fare uno spostamento, potrebbe riguardare il lavoro, potrebbe riguardare una vacanza. Qui dovete un attimo cercare di cucire in base alla vostra situazione, però con questo viaggio a me fa pensare che questa persona voglia proprio spostarsi e venire verso di voi. Per alcune che state guardando il video, probabilmente avete proprio una distanza di tipo geografica e c'è il bisogno di chiarire qualcosa. Quindi forse questo viaggio, questo movimento che vedono le carte potrebbe essere rivelatore e aiutare questa persona a chiarirsi le idee su questa situazione, ma anche su quello che desidera in generale dalla vita. Andiamo un po' a vedere con gli oracoli del vorrei dirti che cosa emerge, se ci sono altri dettagli in più per coloro che hanno scelto la prima variante. Che cosa vi dice? Mi sto innamorando di te. Voglio sentirmi di nuovo così. Sono geloso. Ho bisogno delle tue attenzioni. Quindi sono uscite due, le prendiamo. Lo so che mi sono comportato male e non riesco a lasciarti andare. Sono sincero sul fondo del mazzo. Allora, questa persona si sta innamorando di voi. Allora, cos'è che non riesce a lasciare andare? Secondo me questa persona potrebbe anche essere legata oppure non riesce a lasciare andare determinati anche schemi mentali rispetto a una relazione, perché comunque è innamorato, però qui si sente legato probabilmente anche a voi per alcuni, cioè se avete già avuto una relazione e questa persona, non lo so, si è allontanata o sta cercando di fare chiarezza, però al momento vedo che magari essendo influenzata negativamente, magari si è allontanata, qui dice comunque che non riesce a lasciarvi andare. Quindi secondo me al momento c'è un allontanamento tra voi due. Dice voglio sentirmi di nuovo così e sono geloso, ho bisogno delle tue attenzioni. Quindi qua abbiamo una persona che vi desidera molto, che vuole passare del tempo con voi, vuole avervi vicino nella sua vita, è geloso e teme che in questo lasco di tempo che voi siete distanti possiate in qualche modo trovare qualcun altro. È una persona, secondo me, che probabilmente anche da un po' che non prova delle emozioni così forti. Però dice, lo so che mi sono comportato male. Secondo me qui vi ha detto qualcosa dopo avervi un po' illuso o un po' tardi, nel senso che magari il rapporto era già partito, però non è stato chiaro fin dall'inizio. Allora andiamo a vedere con i messaggi motivazionali per voi che cosa dicono le carte. Allora, la mia vita è una gioia. Scelgo la gioia, la vita è qui perché io ne tragga gioia oggi. E qua dice, sono in armonia con la natura, sono in armonia con tutta la vita, il sole, la luna, il vento, la pioggia e la terra. Allora, probabilmente qua qualcuno di voi è un po' triste per questa situazione, ma anche in generale qui le carte mi dicono che dovete cercare di vivere con gioia, con serenità e di trovare il vostro equilibrio. Ok, quindi la vostra armonia. Andiamo un po' a vedere il consiglio per voi, se trovo le carte. No, mi sa che mi sono dimenticata di tirarle fuori. Abbiate un po' di pazienza, eccole qui. Allora, vediamo qual è il consiglio della variante 1. Allora, bambini, la tua vita amorosa viene influenzata dai bambini. Allora, questa carta, diciamo, può avere vari significati in questa situazione. Allora, o vi stanno cercando vi stanno avvisando sul fatto che questo rallentamento o questa difficoltà di quest'uomo o di questa donna possono riguardare dei bambini, quindi magari ci sono dei figli proprio di mezzo. Oppure qui la carta, se sapete già che non c'è niente, che questa persona non ha nessun tipo non ha figli,
le carte mi parlano di vivere le cose con più leggerezza, quindi di affrontare la situazione un po' come i bambini, in modo giocoso, in modo ingenuo, senza partire con degli schemi ben precisi, ma lasciarsi andare a quello che arriva e viverlo appieno. Vediamo un po' i segni zodiacali che abbiamo nella variante 1. Qua abbiamo la Vergine, il segno della Vergine, lo Scorpione, il Sagittario, il segno del Leone, ultimo, il segno del Cancro. Va bene, variante numero 1, io vi ringrazio per aver seguito, vi ricordo che se mi volete contattare per un consulto privato lo potete fare via WhatsApp con un messaggino scritto al 371 636 0228. Io vi mando un abbraccio grossissimo, vi auguro una buona notte, mi raccomando, commentatemi, raccontatemi se la stesa risuona con voi, mettete un like, iscrivetevi al canale e nulla, io vi auguro una buona notte, vi aspetto domani come al solito alle ore 22. Allora, andiamo a vedere la variante numero 2. Raccogliamo tutti gli oracoli. Allora, per coloro che hanno scelto la carta dell'abbondanza, la mettiamo subito qui e con i nostri oracoli andiamo a vedere che cosa succede questa sera. Mescoliamo per bene. Ok, allora apriamo, vediamo un po' le nostre 5 carte. Ok, andiamo subito a girare. Allora, cosa abbiamo qui? Diciamo che questa persona qui prova veramente un profondo sentimento. È una persona che sta facendo fatica, secondo me, ad accettare questa situazione. Questo perché è un uomo che in questo momento sembra essere un po' rinchiuso in gabbia. Quello che vorrebbe è potersi liberare. Qui abbiamo la carta della giustizia, dell'armonia. Allora, per molti di voi questa carta mi sta proprio a significare un rapporto che c'è già, quindi una relazione, una convivenza, un matrimonio, anche può essere semplicemente un impegno che questa persona si è preso dal punto di vista lavorativo o anche con genitori, parenti, quant'altro. Quindi c'è qualcosa di un contratto, qualcosa di legale. Vedo che questa persona sta lavorando intensamente perché qua c'è proprio il desiderio di liberarsi. E direi che, dato che avete scelto la carta dell'abbondanza, anche una certa agiatezza, quindi questa persona comunque si è un po' seduta sugli allori, ecco, è un po' nella zona di comfort. Il fatto è che qui per voi ci sono dei grossi sentimenti, qua c'è l'amore, l'accettazione, il romanticismo, abbiamo la forza dell'amore, quindi in questo momento questa persona vive con voi un forte coinvolgimento sotto il profilo affettivo e ha l'impressione di poter fare tutto quello che desidera, cioè ha questa potenza, questa forza di vivere, questa volontà, e vedo che sta cercando anche di accettare questo sentimento, perché secondo me sta veramente facendo fatica sia a lasciare andare questa situazione di ufficialità, di impegno, però si sta un po' arrendendo al fatto appunto che c'è del sentimento, c'è un amore forte e questa persona si sente anche grato di aver trovato in voi questa situazione di forte benessere. Per alcuni di voi, qui abbiamo una persona invece, per chi sa che
c'è libertà, che siete singolo entrambi, qui c'è una persona invece che vuole proprio impegnarsi con voi. C'è la libertà di azione, la possibilità di fare quello che si vuole, una persona che sta cercando di liberarsi da determinati impegni, però vedo qua che si sta applicando molto, c'è molta fatica nel portare a termine quello che questa persona desidera. Ora, la fatica sarà diversa per ognuno di voi, potrebbe riguardare l'aspetto economico, finanziario, il tempo, proprio il lavoro che ingombra tanto, però comunque è una persona che vi pensa con forte amore, forti sentimenti. Andiamo a vedere con gli oracoli del vorrei dirti che. Io vi ricordo naturalmente che se volete un approfondimento mi potete contattare via mail o via WhatsApp al 371 636 0228, ma trovate tutto sotto nella descrizione del video. Allora vi dice: voglio stringerti tra le mie braccia, ti controllo sui social. Variante 2, che cosa ci stai a dire? Mi sto innamorando di te, sei la mia anima gemella, sono geloso e sono sincero. Ti sto nascondendo i miei veri sentimenti. Secondo me chi ha scelto la variante 1, scusate, la variante 2, dovrebbe andare anche a vedere la variante 1, perché ci sono delle situazioni molto concatenate l'uno con l'altra. Allora, ti sto nascondendo i miei veri sentimenti. Qui secondo me questa persona non vi ha ancora detto nulla. Mm. Quindi direi che la seconda variante in cui questa persona vuole un impegno ufficiale ci sia sicuramente, perché siete tanti, quindi essendo interattivi io cerco di dare un po' una lettura generale, però essendo tante situazioni, tante persone, può esserci un po' di tutto. Qua, voglio stringerti tra le mie braccia, mi sto innamorando di te, sei la mia anima gemella, cioè questa persona è veramente presa, è veramente innamorata, vi vuole vicine, vuole stringervi, vuole dimostrarvi i suoi sentimenti e pensa che siate la persona giusta. Però qua c'è un po' di gelosia, secondo me proprio perché vi controlla sui social network, sui social media, vede forse che fate delle cose con altre persone, oppure vi controlla proprio per vedere se ci sono altre situazioni in mezzo. Poi dice: sono sincero. Forse vi ha detto qualcosa che magari non vi ha fatto, non vi ha dato molta fiducia. Ditemi cosa vi ha detto questa persona nei commenti, che sono molto curiosa. Allora, vediamo due messaggi motivazionali per voi. Ricordo che questi sono messaggi che sono volti a darvi un'indicazione per voi su cosa dovete lavorare, cosa dovete sistemare per quanto riguarda anche ferite del passato o blocchi che avete, magari se voi vi sbloccate, soprattutto se avete la tendenza di ripetere certe circostanze, vedete che un rapporto, i rapporti vanno quasi sempre nello stesso modo, vuol dire che c'è qualcosa che non va, ok? Allora, vediamo un po' cosa vi dicono. Creo per me meravigliose nuove convinzioni. La mia consapevolezza ora si riempie di schemi di pensiero positivi che contribuiscono alla mia salute, benessere e relazioni amorevoli. Quindi qua le carte ci parlano di cambiare le nuove convinzioni, cioè renderle migliori, migliori per voi stessi, cioè che vi facciano star bene soprattutto, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista emotivo e psicologico. Lascio che la luce del mio amore risplenda. Ho una infinita riserva d'amore da donare, più ne dono e più ne ho da dare. Qui c'è qualcuno che ha chiuso un po' il cuoricino, che ha paura di lasciarsi andare, di esprimere i propri sentimenti, anche di rivelarsi probabilmente. Magari siete un po' timide oppure semplicemente avete sofferto in passato e quindi fate molta fatica a dire ok, adesso prima di scoprirmi nuovamente. Allora, vediamo il consiglio. Fiducia. Questa situazione richiede che tu abbia fiducia. Eccola qui, direi che qua non dovete fare altro che aspettare e avere fiducia nella situazione e nella persona per cui chiedete. Vediamo il segno zodiacali per la variante 2. Allora, qui abbiamo il leone, il segno del Sagittario, i pesci, il segno del Toro, ultimo, vediamo cosa esce, il segno dell'Ariete.
Va bene, variante 2, io vi ringrazio come sempre per aver seguito il video, vi mando un abbraccio, vi ricordo che mi potete seguire su TikTok, su Instagram, su Facebook, potete poi iscrivervi al canale, anzi mi raccomando fatelo, cliccate su iscriviti e attivate la campanellina perché quando faccio il live altrimenti non potete partecipare. Io vi mando un abbraccio grossissimo, vi auguro una buona notte e vi aspetto sempre domani con una nuova canalizzazione. Ciao a tutti e buonanotte.